Un saluto da Gide e benvenuti sul canale. Oggi andiamo a vedere una funzione molto utile, automatica, di ripresa. Si tratta della modalità Spotlight, presente non soltanto sui droni DJI ma anche in altri modelli e altre marche di droni. Andiamo a vedere due modi diversi in cui poter utilizzare questa modalità. Andiamo a vedere quindi il primo modo di poter utilizzare questa funzione. Andiamo a cercare un obiettivo, un target, che sarà questa torre che abbiamo qui al centro dell'obiettivo, una torre saracena. Che alziamo leggermente, la portiamo al centro, la selezioniamo e il gioco è fatto. Possiamo fare quello che vogliamo. A questo punto il drone lo facciamo spostare lateralmente, ma lui ruota. Come potete notare sta compiendo un'orbita. Io sto solo muovendo lo stick verso sinistra. Adesso vado ad alzarlo, alziamo la quota, ma manteniamo sempre il nostro target al centro senza fare nient'altro. Ci stiamo alzando in modo da avere una ripresa ancora più ampia. A questo punto proviamo ad arretrare, sempre alzandoci, quindi ci allontaniamo e riprendiamo a ruotare, quindi mi muovo sempre in senso orario verso sinistra. Abbiamo praticamente impostato in questo momento una orbita più ampia. Ci stiamo sempre alzando, qualche piccolo scostamento ogni tanto viene fuori, poi va aggiustato in fase di montaggio. Andiamo ancora ad avvicinarci e non abbiamo fatto nient'altro che selezionare il nostro target. Ci stiamo muovendo a una velocità non troppo elevata, ovviamente, quindi l'unica accortezza sarà quella di mantenere una velocità adeguata. Ripeto, il target è selezionato e i movimenti del drone vanno a mantenere al centro il nostro soggetto selezionato. Benissimo, e questo è il primo sistema. Molto bene, vediamo ora il secondo modo di poter utilizzare questa funzione. Abbiamo il drone in volo a qualche metro da noi, da terra, di distanza, e andiamo a selezionare proprio noi stessi. Quindi, solito sistema, obiettivo preso, e andiamo a muoverci. Stiamo facendo la cosa opposta. Il drone rimarrà fermo e il soggetto andrà a muoversi. In questo modo potremo andare a riprendere dei soggetti in movimento senza dover rischiare di andare a portare il drone in situazioni pericolose dove potrebbe andarsi a schiantare, ma invece in questa maniera, come potete vedere, potete muovere tranquillamente o seguire magari anche un animale fino a ovviamente una certa distanza, ma senza correre rischi. E quindi ecco il secondo sistema per usare la modalità Spotlight. Anche in questo caso il drone potrà essere alzato, spostato in ogni caso, ma gli spostamenti li faremo noi manualmente, quindi lui non seguirà, se non con la camera, l'obiettivo. Quindi camera fissa sull'obiettivo e drone normalmente fermo, a meno che non lo facciamo muovere noi, come sto facendo io in questo momento, facendoci seguire in maniera manuale. L'importante però è che la camera sarà sempre posizionata sul soggetto. Ok, facciamolo tornare a casa, lo abbassiamo e il soggetto è sempre al centro delle nostre riprese. Un saluto da Gid, alla prossima!